prima di addentrarci nel lavoro vero e proprio, vi do alcune chicche. Allora, per quanto riguarda questo progetto, io l'ho realizzato in base alle mie spalle. Quindi sono andata a misurare le mie spalle, che misurano 40 centimetri, e tutto il progetto l'ho realizzato per 40 centimetri, quindi dal basso verso l'alto 40. Per chi invece, ad esempio, preferisce farlo non propriamente, diciamo, perfetto, che gli cada sulle spalle, ma che magari prosegua un po' oltre le spalle, può ovviamente aumentare anche in centimetri, quindi magari farlo di 42, 44, eccetera. Ehm, Può sembrare una cosa, tra virgolette, logica, ma alcuni di voi poi mi fanno queste domande, quindi io vado prima sul sicuro. Allora, se ad esempio mi ritrovo con qualche signora che magari ha le spalle strette, ma per esempio ha un po' di pancetta o ha dei fianchi un po' larghi, occorrerà prendere le misure dei fianchi e poi mano a mano che si sale andare a distribuire qualche diminuzione lungo tutto il lavoro. Come vedete è un lavoro fatto a maglia rasata, potete farlo con qualsiasi tipo di motivo. Ho lavorato un elastico 2-2 e come vedete ho proseguito l'elastico 2-2 anche per tutto il progetto fino a su, in modo tale che la maglia rasata poi non andasse a diciamo rotolarsi. Quindi vi do velocemente alcune misure, per cui da qui a qui sono 40 centimetri, poi in altezza siamo a circa 54 centimetri. Per quanto riguarda invece diciamo la cinta, che poi sono 4 staccate come vedete, abbiamo esattamente 50 centimetri. Ora la cinta la potete fare anche più lunga se gradite. Il progetto può essere fatto più lungo o anche più corto, sempre in base alle vostre esigenze. Stessa cosa per quanto riguarda il collo. Io ho realizzato un collo alto che non ho mai realizzato, nel senso che nei video non ve l'ho mai fatto vedere, quindi questa sarà un'ottima occasione. L'ho realizzato a parte e poi sono andata a cucirlo, quindi diciamo che è un progetto che possono provare a realizzare anche le principianti. La taglia è più o meno, si aggira tra una M e una L, ma ripeto, quello che conta in questo caso sono le spalle. Andiamo adesso a vedere come si realizza e soprattutto che strumenti dobbiamo andare a ottenere per poter realizzare questo progetto. Per realizzare questo progetto ci occorrerà 1 metro da sarta, dei marcatori, un ago da maglia, delle forbici, dei ferri numero 4 nel mio caso, ho utilizzato solo un paio di ferri, del filato a vostra scelta, colore, eccetera, e poi degli spilli. In questo caso io ho utilizzato anche questo calcolatore di maglie, che è essenziale per quanto riguarda il calcolo delle maglie e quindi il nostro campione. Sotto al video trovate tutti questi diciamo strumenti che ho utilizzato e dove potete acquistarli. Allora, in totale questo progetto, per quanto riguarda ovviamente il mio filato, è pesato 204 grammi, il che significa che ho utilizzato esattamente 5 matassine, di cui nella realtà 4, e poi ho iniziato solamente per 4 grammi un'altra matassina. Ovviamente quando andate a realizzare, prima di realizzare
il progetto andate a fare sempre un campioncino. In questo caso ho fatto un campione di maglia rasata e il risultato praticamente 18 maglie in 10 cm per 27 ferri, sempre in 10 cm. Allora, per quanto mi riguarda, ho utilizzato questo filato color crema, diciamo, marroncino molto molto chiaro, di 50 grammi la matassina, e mi consiglia i ferri del 3,5 4 metri 133. Quindi, come vi dicevo, ho utilizzato 5 matassine e per quanto riguarda ovviamente il mio campione, come vi dicevo prima, andate a farvi ovviamente il numero delle maglie e poi sapete a quanti centimetri corrisponde. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Solo per questa volta, e quindi per questo diciamo progetto, io ho preferito utilizzare i ferri del 4 sia per l'elastico, quindi sia per l'elastico che per il progetto. Quindi non ho realizzato, generalmente per l'elastico si utilizza sempre o un mezzo punto in meno o anche un punto in meno. In questo caso volevo che il progetto restasse, diciamo, lineare e quindi che non restasse troppo stretto per quanto riguardava l'elastico, quindi ho utilizzato 4 e 4. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Ho montato sul ferro un totale di 110 maglie. Andiamo a lavorare in questo modo. Andremo a realizzare un elastico 2-2 e le ultime 2 maglie e le prime maglie le lavoreremo come bordino. Quindi andremo a utilizzare, diciamo, la tecnica del bordino perché poi ci servirà per tutto il lavoro. Partiamo dal primo ferro. Allora, le 2 maglie di bordino vanno lavorate a diritto, quindi 1 e 2. Stiamo andando a fare un elastico 2-2, quindi 2 diritti e 2 rovesci. Di nuovo 2 diritti e 2 rovesci. 2 diritti e 2 rovesci. Ripetiamo 2 diritti e 2 rovesci alternati fino ad arrivare alle ultime 2 maglie che sono le nostre maglie del bordino, quindi vi fermate alle ultime 2. Le ultime maglie abbiamo detto 2 diritti, 2 rovesci e le ultime 2 di vivagno le lavoriamo in questo modo. Abbiamo fatto 2 rovesci, quindi il filo va dietro il lavoro, resta dietro, passo sul ferro di destra le 2 maglie che si trovano sul ferro di sinistra senza lavorarle. Mi trovo al secondo ferro e vado a lavorare in questo modo. Lavoro 2 rovesci, quindi il filo è sul davanti del lavoro e lavoriamo 2 rovesci e alterniamo di nuovo 2 diritti, quindi 1 e 2, 2 rovesci e 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti. Il rovescio lo vediamo e lo conosciamo perché la maglia è ruvida, ci sono una sorta di gobbette e quindi andiamo a lavorare il rovescio. Quando la maglia è liscia al tatto e vediamo una V, una sorta di V, andiamo a lavorare a diritto. Procediamo in questo modo fino ad arrivare alla fine e vi fermate alle ultime 2 maglie. Mi ritrovo alle ultime 2 maglie, il filo va sul davanti del lavoro, passo le 2 maglie sul ferro di sinistra senza lavorare e il filo torna dietro.
Quindi quando mi ritrovo al terzo ferro non devo far altro che ripetere il primo e il secondo ferro. Quindi ricordatevi di lavorare le maglie laterali, diciamo, che servono per il nostro bordino, e proseguite poi con ovviamente il motivo 2-2. Lavoriamo fino ad arrivare a un'altezza di 8 centimetri. Ho proseguito per un'altezza di 8 centimetri e adesso ci spostiamo su carta per vedere alcuni calcoli e poi andiamo a lavorare. Allora, abbiamo praticamente il disegno del nostro progetto. Allora, come vi dicevo, abbiamo 40 centimetri di larghezza. Adesso dobbiamo proseguire per 2,5 centimetri in altezza, sia a destra che a sinistra, sempre con il motivo, diciamo, di base che abbiamo fatto fino adesso, quindi 2-2, e quindi 2 diritti alternati a 2 rovesci, che corrispondono esattamente ad 8 maglie. Quindi sposteremo 8 maglie a destra e 8 maglie a sinistra, che saranno il nostro bordino laterale. Quindi al centro, se noi andiamo a fare 2,5 più 2,5, ovviamente uguale 5 centimetri. Quindi cosa vado a fare? Vado ad eliminare 5 centimetri a destra, 5 centimetri a sinistra. Al centro mi ritroverò con 35 centimetri, che invece devo andare a lavorare a maglia rasata, per cui cosa vado a fare? 35 cm a maglia rasata corrispondono a 63 maglie. Ora, facciamo due calcoli. Io ho 40 cm che corrispondono a 110 maglie. Se io devo togliere 8 maglie a destra, 8 maglie a sinistra, che corrispondono a 16 maglie, che appunto le tolgo perché sono, cioè non le devo lavorare a maglia rasata, per cui vado a fare 110 meno 16 da 94. Per cui cosa succede? Io mi ritrovo ad avere sul ferro in questo momento 94 centimetri, ma io devo arrivare ad averne 63. Quindi 94 meno 63 dà 31. Per cui significa che io dovrò andare a togliere 31 maglie per avere poi 35 centimetri al centro. Quindi 63, che sono le maglie che corrispondono ai miei 35 centimetri, le divido per 31 e ottengo 3,03, che ovviamente per praticità porterò a 3. Quindi significa che ogni, diciamo, la seconda e la terza maglia devo andarle a lavorare insieme e in quel caso andremo a fare delle diminuzioni. Quindi andiamo direttamente al lavoro e vediamo esattamente che cosa andiamo a fare. Allora, questi 2,5 centimetri, ok, che corrispondono a 8 maglie, quindi 2, 4, 6 e 8, ok, quindi che corrispondono a 8 maglie, le continuiamo a lavorare come bordo, quindi come le stavamo lavorando adesso, per cui andiamo a fare 2 diritti, 1 e 2, 2 rovesci, 1 e 2, 2 diritti, 1 e 2 e 2 rovesci, 1 e 2. Mi metto un marker che mi aiuterà poi a dividere il mio lavoro e adesso mi ritrovo praticamente sul ferro tutte queste maglie fino al prossimo marcatore che mi delimita le altre 8 maglie di bordo, quindi 2, 4, 6 e 8. Quindi tutte queste maglie devono essere eliminate. Abbiamo detto che dobbiamo eliminare 31 maglie totali, quindi ogni 3.
Cosa significa ogni 3? Significa che queste 3 maglie, cioè 1, 2, 3, andrò a fare un diritto e 1 e 2 le lavoriamo insieme. Di nuovo, un diritto, 2 maglie insieme a dritto, un diritto, 2 maglie insieme a dritto, un diritto, 2 maglie insieme, un diritto, 2 maglie insieme, un diritto, 2 maglie insieme a dritto, un diritto, 2 maglie insieme a dritto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al marcatore. L'ultima maglia la lavoriamo a diritto. Se noi andiamo a contare le maglie sul ferro, saranno esattamente 63 come ci servivano. Quindi dovevamo avere 63 maglie, andiamo a contarle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62 e 63. Quindi abbiamo fatto 63 maglie. Adesso arriviamo da questa parte e proseguiamo come abbiamo proseguito dall'inizio. Quindi 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci. Come avevamo detto prima, il filo va dietro, passo 2 maglie senza lavorare, giro e svolto, quindi il secondo ferro, andiamo a lavorare 2 rovesci, quindi 2 maglie a rovescio, 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti. Le maglie che si trovano al centro a maglia rasata, quindi tutto a rovescio. Per cui tutte le maglie a rovescio, fino ad arrivare al prossimo marcatore. Chiudiamo sempre con il bordino, quindi 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, il filo davanti, sposto 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Arrivati a questo punto, andiamo a ripetere adesso questi 2 ferri. Ho proseguito per un'altezza di 54 centimetri e una larghezza, come sappiamo, di 40. Adesso andiamo praticamente a chiudere le maglie per lo scollo. Allora, per quanto riguarda lo scollo, io ho già posizionato i miei marcatori. Allora, praticamente chiuderemo, nel mio caso, 18 centimetri, potete farlo anche da 16 se volete, quindi io chiuderò 18 centimetri, segno il centro del mio lavoro e ovviamente mi sposto, quindi allora 32 centimetri, cioè scusate, nel mio caso 18 centimetri corrispondono a 32 maglie. Io ho sul ferro 79 maglie, quindi le riporto a 78, per cui andrò ad eliminare una maglia a destra, o se volete anche a sinistra o al centro, dipende sempre da voi. Io l'andrò a togliere all'inizio e quindi porterò le maglie ovviamente pari in modo tale che poi ovviamente sul ferro mi avanzano delle maglie pari anche per quanto riguarda le maniche. Quindi procediamo con il chiudere. Allora, lavoro sempre le mie 2 maglie di diritto, 2 rovesci,
2 diritti e 2 rovesci, quindi diciamo il bordino non verrà intaccato. Sposto il marcatore, lavoro 2 diritti, vado ad eliminare una maglia, quindi porto le maglie pari, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi avrò 15 maglie a destra, a maglia rasata, e dovranno tornarmi 15 maglie a sinistra di maglia rasata. Adesso vado ad eliminare le maglie del collo, quindi sposto il marcatore, lavoro un diritto, lavoro un altro diritto e accavallo la prima maglia sopra la seconda e vado a chiudere 32 maglie, che nel mio caso corrispondono a 18 centimetri. Quindi proseguo in questo modo, vado a chiudere, mi trovo al centro del lavoro, tolgo il marker, tanto non mi serve, e continuo fino al prossimo marcatore. Vado tutto dritto. Ok, mi trovo al marker, sposto il marker che tanto non mi serve, conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, quindi lavoro un diritto, a cavallo, porto le maglie a 15 e proseguo tutta dritta fino alla fine del ferro. Naturalmente il motivo poi 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci e passiamo le maglie, lo facciamo. Ok, abbiamo chiuso le maglie del collo, abbiamo terminato la spalla, giro il lavoro e vado adesso a lavorare tutte le maglie al rovescio. Quindi proseguo sempre con il mio motivo, perciò vado a lavorare 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, sposto il marker e lavoro tutte le maglie al rovescio. Ok, adesso mi sposto da questa parte, aggiungo un pezzo di filo e lavoro tutto al rovescio. Quindi aggiungo il filo, lavoro le maglie al rovescio fino ad arrivare alla fine. Mi trovo adesso sul davanti del lavoro e vado praticamente a chiudere tutte le maglie. Chiudiamo come si presentano, quindi diritto, diritto, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo, diritto, diritto, rovescio, rovescio, e chiudo
tutto a diritto. Quindi chiudiamo. Fino ovviamente ad arrivare alla fine e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Allora, terminato il dietro, lavoriamo un altro pezzo per il davanti identico. Allora, una volta creato il dietro, come dicevamo prima, andiamo a creare il davanti e per quanto riguarda il dietro, per fare la scollatura, come sappiamo, dobbiamo arrivare a un'altezza di 8 cm. Quindi, una volta che arriviamo a 8 cm, marchiamo con un marcatore, contiamo tutti i giri di ferri che abbiamo fatto sul dietro, rifacciamo altrettanto sul davanti e ovviamente, se andiamo poi a vedere, ci dobbiamo fermare a questa altezza, ok? Quindi una volta che arriviamo, ci fermiamo a questa altezza di 8 cm dal dietro per poter poi lavorare lo scollo sul davanti. Allora, per quanto riguarda lo scollo, noi sappiamo che sul ferro abbiamo un totale di 79 maglie. 79 diviso 2 fa 39,5, quindi porto, diciamo, per praticità ovviamente, perché non posso fare mezzo punto, quindi farò 39 a destra e 39 a sinistra e segno il mio centro che è con il marcatore giallo, ok? Quindi avrò 39 maglie a sinistra e 40 a destra. È chiaro che da questa parte poi andrò ad eliminare una maglia per creare 39-39. Cosa succede adesso? Abbiamo come lo scollo del dietro 32 maglie che devono essere eliminate. Ovviamente per lo scollo sul davanti non eliminiamo 32 maglie tutte insieme, quindi cosa facciamo? Avrò praticamente 23 maglie a sinistra che sono per le spalle e metto un marker, 23 maglie a destra che in questo caso diventano 24 perché vi ricordate che abbiamo una maglia in più, quindi questa maglia andrà eliminata, quindi è come se avessimo 23 maglie e posiziono un marcatore. Arrivati a questo punto, dal centro mi devo spostare. Perché? Perché vado a eliminare la prima porzione di maglie, che saranno 10 maglie, quindi 5 a destra e 5 a sinistra, e posiziono un marker. Vi faccio vedere nel dettaglio. Come sempre, carta e penna. Quindi, allora, ho sul ferro 78 maglie. In realtà sono 79, ma per praticità le portiamo a 78, ok? Cosa succede? 23 maglie che corrispondono a 11 cm sono per le spalle, quindi a destra e a sinistra. Devo eliminare 32 maglie che corrispondono a 18 cm. Quindi cosa succede? Elimino la prima porzione di maglie, quindi le 10, quindi 5 a destra e 5 a sinistra e le elimino tutte insieme. Poi devo togliere 16 a destra e 16 a sinistra, perché? Perché 32 diviso 2 fa 16. Quindi eliminerò in questo modo 5, 4, 3, 2, 1, 1 e mi dà 16. Stessa cosa da questa, 5, 4, 3, 2, 1, 1 e da 16. E partiamo. Quindi basterà poi riportare lo schema sul nostro lavoro. Quindi partiamo dal primo ferro e andiamo ad eliminare tutte queste maglie, quindi queste 10 maglie, e ricordandoci ovviamente di eliminarne una qui per portare praticamente il lavoro pari. Ovviamente quando andiamo a fare questo lavoro le parti, quindi le 8 maglie a destra e a sinistra non verranno intaccate, ma continueremo a lavorarle. Allora, partiamo dal primo ferro. La prima cosa che andiamo a fare è l'eliminazione di queste 10 maglie, quindi andiamo ad eliminare una e due e lo facciamo in questo modo. Allora,
Ovviamente queste maglie non vengono intaccate, quindi proseguiamo tranquillamente con 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci. Sposto il marker. A questo punto lavoro una maglia dritto, 2 maglie le lavoro insieme e porto le maglie pari. Quindi proseguo tutto a dritto fino al marker. Allora, supero il marcatore e arrivo al marcatore centrale che mi serve ovviamente per l'eliminazione delle prime 10 maglie. Eccolo qua. Allora, tolgo il marcatore e cosa succede? Lavoro un diritto, un altro diritto e accavallo la prima maglia sopra quella lavorata in questo modo e sono 1, 2, 3, 4, tolgo il marker centrale, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, tolgo l'altro marker e 10. Quindi ho eliminato la prima porzione di collo. Proseguo adesso tutto a diritto fino alla fine. Quindi proseguiamo a dritto fino alla fine. Mi trovo adesso sul rovescio del lavoro. Cosa succede? Allora, vado a lavorare tutte le maglie a rovescio e da questa parte andrò ad aggiungere il filo e ad eliminare la prima porzione di maglie, cioè le 4 maglie, quindi andrò ad eliminarne 4 e nel giro successivo andrò ad eliminare le altre 4. Quindi lavoriamo 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e tutte le maglie a rovescio. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio e vi fermate alla penultima. Quindi l'ultima vi faccio vedere come lavorarla. L'ultima maglia passa sul ferro di destra senza lavorare in questo modo. Arrivati da questa parte non dobbiamo far altro che aggiungere del filato nuovo. Quindi aggiungo il filo nuovo, vado a lavorare un rovescio, lavoro un altro rovescio ed elimino, quindi a cavallo, la maglia sopra l'altra, quindi una, di nuovo rovescio a cavallo 2, rovescio a cavallo 3, rovescio a cavallo 4. Quindi ho eliminato 4 maglie. Proseguo tutto a rovescio fino alla fine. Mi trovo sul diritto del lavoro. Cosa succede? Sul diritto del lavoro lavoriamo tutte le maglie a dritto e da questa parte andiamo ad eliminare, come dicevamo prima, queste 4. Quindi lavoro ovviamente tutto a diritto, quindi 2 diritti, 2 rovesci, questo non cambia, 2 diritti, 2 rovesci e proseguo tutto a diritto.
quindi anche l'ultima la lavoriamo a dritto. Mi sposto da questa parte, devo andare adesso ad eliminare le 4 maglie, quindi le eliminiamo in questo modo. Passo la prima maglia sul ferro senza lavorare, passo la seconda maglia sul ferro senza lavorare e accavallo la prima sopra la seconda. Tiro, quindi abbiamo già eliminato una maglia, quindi una, lavoro un diritto a cavallo e siamo a 2, diritto a cavallo e siamo a 3, diritto a cavallo e siamo a 4 e proseguo tutto a diritto, ovviamente fino ad arrivare alla fine. Mi trovo sul rovescio del lavoro, quindi tutte queste maglie vanno a rovescio, l'ultima vi fermate e poi proseguiamo dall'altra parte per eliminare 3 maglie e poi all'altro giro alle altre 3. Quindi adesso tutto a rovescio fino alla penultima. L'ultima, come abbiamo detto, la passiamo semplicemente sul ferro. Da questa parte mi sposto e vado ad eliminare le altre 3. Quindi le eliminiamo in questo modo, cioè, scusate, lavoro praticamente un rovescio, lavoro un altro rovescio e accavallo la prima sopra la seconda e sono 1, rovescio a cavallo e sono 2, rovescio a cavallo e sono 3. Proseguo tutto a rovescio fino alla fine. Mi trovo sul diritto del lavoro, lavoriamo tutte le maglie a dritto e da questa parte eliminiamo le altre 3, quindi quelle che vi dicevo prima, quindi siamo qua. Per cui andiamo ad eliminare 1, 2 e 3. Allora, andiamo ad eliminare praticamente una maglia, quindi possiamo fare anche in questo modo, cioè 2 maglie insieme a diritto ritorto, quindi prendendola da dietro, quindi facciamo in questo modo, sono una, lavoro un diritto a cavallo e sono 2, lavoro un diritto a cavallo e sono 3 e proseguo tutto a diritto fino alla fine. Ferro di ritorno, tutte le maglie a rovescio, vi fermate, passate la maglia. Da questa parte andiamo ad eliminare 2 maglie, quindi siamo qua, quindi 2 maglie da questa e 2 maglie sul diritto, quindi tutto a rovescio. L'ultima maglia passa sul ferro senza essere lavorata, mi sposto da questa parte e tolgo 2 maglie, quindi vado a lavorare un rovescio, un altro rovescio, accavallo la prima sopra la seconda e sono 1, lavoro un rovescio, a cavallo e siamo a 2 e proseguo tutto a dritto, scusate, tutto a rovescio, fino ovviamente alla fine. Mi trovo sul diritto del lavoro, vado a lavorarmi tutte le maglie a dritto e da questa parte vado a eliminare altre 2 maglie, quindi siamo qua, queste 2 maglie. Quindi mi trovo da questa parte, lavoro 2 maglie insieme a diritto ritorto e sono una, poi lavoro un diritto, a cavallo la prima sopra la seconda e siamo a 2 e proseguo tutto a diritto. Mi trovo sul rovescio del lavoro, lavoriamo tutto a rovescio, l'ultima la passiamo, mi ritrovo da questa parte e vado ad eliminare una maglia, giro il lavoro e sul diritto elimino l'altra. L'ultima maglia, come abbiamo detto, la passiamo, mi sposto da questa parte e vado ad eliminare una maglia, quindi lavoro un rovescio, lavoro un altro rovescio, accavallo la prima maglia sopra la seconda, quindi ho eliminato una maglia,
e proseguo con tutte le maglie a rovescio. Mi trovo sul diritto, lavoro tutte le maglie a dritto e quando mi trovo da questa parte eliminiamo una maglia. Da questa parte, come abbiamo detto, eliminiamo una maglia, quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto e proseguo tutto a diritto. Allora, mi trovo sul rovescio, l'ultima diminuzione, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio, l'ultima la passiamo, diminuiamo l'ultima, quindi siamo qua, andiamo a diminuire 1 e 1. Sposto il marker, ormai non mi serve più, passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, da questa parte mi ritrovo con una sola maglia, che devo andare praticamente a eliminare, quindi possiamo in questo caso anche fare in questo modo, cioè 2 maglie insieme a rovescio e proseguiamo tutto a rovescio fino alla fine. Allora, sul diritto del lavoro lavoriamo tutte queste maglie a dritto, qui elimino 2 maglie. Allora, da questa parte eliminiamo una maglia, scusate, prima ho detto 2, facciamo quindi 2 maglie insieme a diritto ritorto e proseguiamo a dritto, fino ovviamente ad arrivare alla fine. Allora, il nostro scollo è praticamente terminato, adesso non dobbiamo fare altro che proseguire dritti fino ad arrivare ovviamente alla fine. Cosa significa questo? Che lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto per il dietro andrà fatto per il davanti, quindi proseguiamo fino ad arrivare ovviamente all'altezza giusta delle spalle e poi andiamo a chiudere. Naturalmente, se abbiamo fatto tutti i conti giusti, dovranno risultare 23 maglie a destra e 23 maglie a sinistra. Nel mio caso, ovviamente nel vostro non lo so, ma dipende ovviamente da quante maglie vi devono rimanere. Ci vediamo direttamente alla fine per chiudere tutte le maglie. Quindi adesso si prosegue dritto, senza più diminuzioni. Arrivata all'altezza desiderata e quindi all'altezza giusta delle spalle, vado adesso a chiudere. Allora, chiudiamo quindi come si presentano le maglie, per cui andiamo a lavorare un diritto, a cavallo la prima maglia sopra la seconda, rovescio, quindi a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo. Trovo diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Di nuovo rovescio, a cavallo e chiudo, rovescio, a cavallo e chiudo. E proseguo adesso fino ad arrivare ovviamente alla chiusura totale. Quindi chiudiamo una spalla, e poi andiamo a chiudere anche l'altra. Quindi chiudiamo. In questo modo, tiro il filo e chiudo. Abbiamo concluso quindi una spalla, adesso andiamo sull'altra, facciamo la stessa cosa. Una volta realizzato quindi il dietro e il davanti, non ci resta a questo punto che andare a unire i pezzi. Allora, in questo caso vado ad agganciarmi alla penultima catenella per rientrare nella prima. Aspettate che
e poi proseguo, quindi vado a fare da qui, passo qua, poi da questa catenella esco qua, vado nella penultima, ed esco non so se si nota, però prendo questa catenella ed esco qui, ovviamente prendendo anche la parte sotto, perché stiamo andando a cucire. E proseguite per tutte le altre, quindi rientro da qui ed esco qui, tirate bene, entro ed esco. Quindi entro qui ed esco qui, entro qui ed esco qua e si prosegue fino ovviamente ad arrivare alla fine. Allora, questo è il risultato una volta ovviamente cucito, quindi cuciamo in questo senso e adesso non dobbiamo far altro che andare praticamente a creare il collo. Allora, per quanto riguarda il collo andrò a montare un totale di 116 maglie con i ferri numero 4. Andrò a fare un tubolare 2-2, vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il tubolare 2-2 e lo facciamo insieme anche adesso. Allora, mi servono un totale di 116 maglie, 116 è divisibile per 4 perché bisogna montare sul ferro per il tubolare 2-2 un multiplo di 4 più 1, quindi 116 diviso 4 è un multiplo di 4, a sua volta 116 diviso 2 dà 58, quindi monterò sul ferro 58 maglie più una, quindi 59, con un filato di colore diverso ma dello stesso spessore del filato con cui andremo ovviamente a lavorare. Quindi il primo ferro lo lavoriamo praticamente, quindi tutte le maglie a rovescio. Se volete potete utilizzare mezzo ferro in meno, quindi anche i 3,5. Io lo utilizzerò i 4 perché voglio che sia bello largo. Quindi andiamo a lavorare tutto il ferro a rovescio fino ovviamente alla fine. Mi trovo adesso sul dritto del lavoro, vado a tagliare questo filo che tanto non mi serve più e vado a riprendere il filo originale. Quindi con il mio filato vado praticamente a, quindi vado a prendere il filo e vado a lavorare tutte le maglie a diritto in questo modo. Fino alla fine del ferro. Vado a girare il lavoro, quindi come vedete si sono già formate le maglie che mi serviranno successivamente per riprenderle, quindi vado a lavorarmi il secondo ferro a rovescio, quindi andiamo a lavorare tutto a rovescio.
fino alla fine del ferro. Terzo ferro, lavoriamo le maglie a dritto, quindi tutte le maglie a diritto, fino alla fine del ferro. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio, fino alla fine del ferro. Quinto ferro a diritto, quindi tutto a dritto, fino alla fine. Il sesto ferro andiamo a raccogliere le maglie e quindi iniziamo il tubolare vero e proprio. Stiamo andando a fare 2-2, quindi partiamo con 2 rovesci, quindi 1 e 2, e andiamo ad aprire le maglie e a raccoglierle. Quindi questa la raccogliamo sul ferro e la lavoriamo a diritto, raccogliamo la seconda e la lavoriamo a diritto, e di nuovo 2 rovesci e raccogliamo 2 diritti, quindi 1, raccolgo, e 2, di nuovo 2 rovesci, 1, 2, raccolgo, un diritto e un diritto, di nuovo 2 rovesci, 1 e 2, raccolgo, un diritto e un diritto. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare ovviamente alla fine del ferro. Allora, le ultime maglie saranno 2 rovesci, quindi 1 e 2, e 2 diritti, quindi 1, 2, e chiudo il ferro con un rovescio. Quindi giro il lavoro, abbiamo iniziato, allora sul nostro ferro dovremo avere esattamente 116 maglie, quindi scusate, 117 maglie, perché poi questa sarà praticamente il mio vivagno. E adesso proseguo, quindi con il lavoro 2-2. Prima di proseguire andiamo ad eliminare praticamente il filo, quindi tiro, cioè taglio dalla parte finale del ferro, quindi vado a prendere questi due, taglio in questo modo, tiro, e qui si staccherà semplicemente il filo in più, e da questo momento in poi partiamo con il nostro lavoro. Quindi andiamo a lavorare, in questo caso risulterà un diritto, e poi alterniamo 2 rovesci e 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Ho proseguito quindi con un elastico 2-2 per un'altezza di 16 centimetri. Ora, 16 centimetri perché? Perché nel mio caso io ho deciso che andrò praticamente a doppiare il mio elastico, quindi il mio collo. Ovviamente se non dovete, cioè se voi decidete di non doppiare il collo, arrivate ai centimetri desiderati e chiudete. Allora, in questo caso che io appunto ho fatto i miei 16 centimetri, quindi
doppiandolo diventeranno 8. Ora prestiamo attenzione 2 secondi a questo. Dunque, come vedete, nel mio caso io ho segnato da questa parte che questo per me sarà il diritto del mio lavoro. Ciò significa che questa parte sarà il mio rovescio. Ora andremo a chiudere le maglie sul rovescio del lavoro e non sul diritto. Quindi, allora, tecnicamente il mio diritto del lavoro dovrebbe essere questo, perché come vedete c'è, diciamo, l'inizio del lavoro che è dettato dal filo. Questa parte a me non piace, quindi decido che questo sarà il mio diritto e l'ho segnato. Potete segnarlo con un filo contrastante, con un marcatore, dipende da voi. Quindi giro svolto il lavoro, quindi l'ultimo ferro è sul diritto del mio lavoro, quindi sul rovescio andremo adesso a chiudere completamente le maglie. Quindi vi spiego 2 secondi il motivo per cui andremo a chiudere a rovescio, perché quando noi andremo ad applicare il collo, quindi a cucirlo, poi lo faremo appunto sul rovescio del mio collo, perché poi andrò a girarlo e mi risulterà praticamente questo il diritto, che è appunto il mio diritto. Un'altra cosa importante, segnatevi, quindi marcate sempre sul rovescio del lavoro del collo la metà delle maglie, perché questa metà dovrà combaciare con la metà del davanti, ovviamente, del nostro lavoro. Quindi andiamo adesso a chiudere le maglie. Allora, generalmente andiamo a chiudere le maglie come si presentano. In questo caso le chiudiamo tutte a diritto perché mi servono, diciamo, le catenelle che si formano per andare poi a cucire. Quindi lavoro un diritto, in questo caso dovrebbe essere un rovescio, ma io lo lavorerò a dritto e accavallo la prima maglia sopra la seconda, in questo modo. E proseguo per tutte le maglie che ho sul ferro. Quindi diritto e a cavallo, diritto e a cavallo. E proseguite in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Arrivati alla fine, andiamo a tirare un po' il filo e chiudiamo. Adesso questo è lo scollo, una volta realizzato. Andremo ovviamente a posizionarlo nel maglione e lo andremo ovviamente a chiudere. Quindi, allora, una volta posizionato, diciamo, il nostro progetto, quindi aperto, abbiamo il collo, questo è il nostro collo che dovremo andare a posizionare. Allora, abbiamo chiuso sul rovescio del lavoro, quindi questo sarà il mio rovescio, per cui queste, diciamo, catenette che si sono create una volta che andiamo praticamente a chiudere le maglie, dovranno, diciamo, risultare in questa, lungo tutto il collo, perché ovviamente dovremo andarle a cucire. Quindi lo pieghiamo praticamente in questo senso, potete anche cucirlo se preferite. Adesso vi faccio vedere più o meno come dovete fare e poi lo andate a fare da sole. Vi faccio vedere come andare a cucire. Quindi posizioniamo, diciamo, al centro del lavoro, poi controllate il centro, facciamo finta che sia questo più o meno, e andate a posizionare gli spilli. Ovviamente
lo segnate per bene. E andate lungo, ovviamente cercate di tirare poco poco, non deve essere tiratissimo ma neanche troppo morbido, e andate a coprire lungo il perimetro. Quindi giro il lavoro, sul dietro più o meno è fatto, e vado sul davanti, quindi vado a coprire qua e mi posiziono praticamente il collo con gli spilli. Il centro dovrà risultare con il centro, e lo andiamo a chiudere in questo modo. Quindi, come vedete, una volta chiuso, il collo risulterà in questo modo. Dobbiamo andare praticamente a cucire tutto intorno, cuciremo queste due estremità e poi, una volta che lo andiamo praticamente a chiudere, risulterà praticamente in questo modo. Ok? Quindi adesso andiamo praticamente a posizionare il collo. Vediamo come cucirlo. Io vi ho già fatto dei video al riguardo come cucire praticamente il collo, andate a vederlo. Ne facciamo una parte insieme e poi vi faccio vedere il lavoro terminato. Allora, per la cucitura usiamo ovviamente lo stesso filo. Io andrò praticamente a dividere il filo per il semplice fatto che sarà, cioè non voglio che si veda troppo il grossore, e quindi lo riduco praticamente a 2 fili. Non so se si vede, ok? Quindi lo riduciamo a 2 fili. Allora, prendiamo il nostro ago da maglia, posizioniamo il filo e andiamo praticamente a cucire. Quindi, allora, se noi osserviamo le catenette che diciamo si sono formate una volta che abbiamo chiuso, vediamo che l'ultima è questa. Noi dobbiamo entrare praticamente nella penultima, quindi in questa, ovviamente partendo da dietro. Quindi infiliamo l'ago dietro, ovviamente deve beccare anche questa parte qui, perché stiamo andando a cucire. Quindi muovetevi un po' sotto, diciamo, queste catenette, quindi sotto leggermente, e facciamo partire l'ago, come dicevamo, nella penultima catenetta. Quindi questa è l'ultima, quindi entro qui dentro, tiro bene il filo e vado adesso a muovermi in questo senso. Allora, l'ultima catenetta è questa, quindi entro nell'ultima ed esco non in quella dove c'è il filo, cioè dove ho infilato il filo, ma nell'altra, e tiro. E sto iniziando la mia cucitura. Quindi è partito, per cui andiamo adesso a ripetere la stessa cosa. Entro nella catenetta prima del filo ed esco nella catenetta dopo.
entro nella prima del filo, quindi prima del filo entro qua ed esco nell'ultima, cioè dopo quella del filo. Quindi in quella del filo praticamente non viene mai utilizzata. Per cui dove c'è il filo entriamo prima del filo e usciamo dopo il filo. E ci muoviamo in questo senso. Tirate leggermente, non deve essere un lavoro moscio, quindi prima del filo e dopo il filo. Di nuovo, prima del filo e dopo il filo. E proseguiamo in questo modo, ovviamente per tutto il perimetro. Allora, una volta cucito praticamente tutto, arrivo quasi alla fine, quindi vado a concludere il collo in questo modo. Quindi chiudiamo. Vado a chiudere, quindi mi sposto praticamente all'interno del lavoro perché questo sarà il mio dritto e quindi non si dovrà vedere praticamente la cucitura, per cui vado a lavorare praticamente, mi apro le maglie e come sappiamo abbiamo le nostre catenelle qui, quindi andrò a fare queste con praticamente questa. Quindi cosa facciamo? Mi sposto, allora apriamo bene e abbiamo questi due con questi due e ci muoviamo in questo senso. Lavoro questi due con questi due, apro bene per capire, quindi queste due con queste, quindi apro, quando poi vado a tirare questo diventa dritto, ok? Quindi continuiamo in questo senso e quindi andremo a fare due diritti e due diritti da questa, cioè nel senso prendiamo 2 catenelle, aprite se non vedete, quindi le aprite, qui ce ne sono 2 e le prendiamo. Mi sposto da questa, apro, il filo è qua, quindi mi sposto qua e vado da queste 2 e continuo in questo senso, 2, 2, se tiro poi esce tutto alla perfezione. Quindi proseguiamo fino ad arrivare ovviamente alla fine. Ok, sono arrivata quasi alla fine, vado a lavorare le ultime maglie praticamente, quindi gli ultimi agganci, tiro bene, ok, allora a questo punto non mi resta che passare da questa e poi terminiamo, quindi finisco qui e questo lo devo agganciare praticamente alla fine, prendo queste 2 catenette, quindi la prima e la seconda e le unisco, torno indietro perché questo è il lavoro che non mi serve, quindi il dietro praticamente del lavoro, vado a nascondere il filo
vado a tagliare. Nascondo quest'altro filo che non mi serve più, infilo direttamente qua, tiro bene, taglio e questo è il mio lavoro terminato. Ovviamente togliamo tutti i fili eccetera eccetera perché non ci servono. Allora, questo è il mio collo, ok, togliamo questi perché non ci servono più. Naturalmente eliminiamo tutti i filicini che ci sono all'interno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come eliminare i fili. Questo è il nostro collo, ok? Naturalmente andrà girato in questo modo e come vedete nella cucitura invisibile non si vede ovviamente la cucitura, ok? Che ovviamente resterà all'interno. Quindi il collo verrà girato in questo senso. Adesso non ci resta altro che andare praticamente a lavorare la cinta. Quindi andiamo praticamente a lavorare le cinte. Con i ferri numero 4 vado a montare sul ferro 7 maglie. Lavoriamo in questo modo. Lavoreremo le prime 2 maglie come se fosse il vivagno e le seconde maglie, scusate, le ultime 2 come se fosse il vivagno. Quindi quelle che andiamo a lavorare principalmente sono 3. Per cui andiamo a lavorare 2 diritti, quindi 1 e 2, un rovescio, un diritto e un rovescio. Filo passa dietro il lavoro, passo 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare, il secondo ferro, lavoro 2 rovesci, 1 e 2, e le maglie in questo caso queste 3 come si presentano, quindi dove c'è un diritto lavoriamo un diritto e dove c'è un rovescio lavoriamo un rovescio, quindi diritto, rovescio, diritto. Il filo va sul davanti del lavoro, passo 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare e il filo torna dietro. Quindi non dobbiamo fare altro che ripetere adesso questi 2 ferri per un'altezza di 50 centimetri. Quindi arrivate a 50 centimetri. Naturalmente se lo volete più lungo potete farlo anche più lungo. Arrivata ad un'altezza di 50 centimetri, vado adesso a chiudere il lavoro. Lavoriamo un diritto, un altro diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo chiudo, diritto, a cavallo chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Tiro leggermente il filo, vado a tagliare e questa è la mia prima cinta. Una volta creati 4 cinture uguali da 50 cm appunto, non dobbiamo fare altro che andare praticamente a cucirle sul nostro lavoro. Allora, per la cucitura lo vediamo insieme. L'altezza della cucitura potete deciderla voi, nel senso in base a ovviamente indossate, vi consiglio di indossare il vostro gilet e di prendere dei punti dove capire a che altezza aggiungere la cinta.
Questo perché ovviamente cambia in base alle esigenze di ogni persona. Vi faccio vedere a che altezza l'ho posizionata io e vi faccio vedere come cucirle. Allora, nel mio caso, come vedete, io ho già marcato con dei marcatori. È abbastanza semplice come cosa, nel senso che, allora, per quanto mi riguarda, io andrò a posizionare ad un'altezza di 23 centimetri, quindi 23 centimetri, e vado a posizionare il marcatore. Ovviamente stessa cosa la farò da questa parte e anche da questa. Per avere, diciamo così, se volete essere proprio sicure al 100%, vi andate a contare praticamente le maglie. Quindi vedete queste V, andate a contarvi le V. Quindi nel mio caso sono 30, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ho perso il conto, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Al 30 ho messo il marker, quindi da qui, diciamo, dovrò posizionare la mia cinta. Allora, la cinta da dove si posiziona? Si posiziona dalle catenelle che noi abbiamo chiuso. Quindi dove noi abbiamo chiuso andiamo praticamente a mettere la cinta. Quindi in questo modo e posizioniamo la cinta. E andremo a fare una cucitura invisibile. E lo facciamo per tutte le cinte. Allora, abbassiamo la telecamera. Allora, qui abbiamo i nostri 23 centimetri, il marker è qui, quindi posiziono praticamente la cinta in questo modo. Quindi allora, dove vedete diciamo, la chiusura che abbiamo fatto, la mettiamo praticamente in questo modo sotto, vado a posizionare e questo sarà il mio risultato. Quindi vado a prendere il filo stesso che risulterà essere sotto, che avevo lasciato, quindi mi giro il lavoro e lo vado a lavorare in questo modo. Vado a mettere ovviamente l'ago e andiamo a fare la cucitura. Allora, per quanto riguarda la cucitura, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il collo. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo unire questo a questo sotto e lo facciamo in questo modo. Allora, entriamo nella V, in questa V, torniamo indietro e riusciamo in questa V. E abbiamo già praticamente concluso, perché rientriamo qui, usciamo qua, rientriamo qui e usciamo qui. E questo è il nostro lavoro. Allora, torniamo indietro. Questo tanto alla fine non ci serve, quindi facciamo in questo modo, nascondiamo il filo e tagliamo. E questo è, diciamo, la prima cinta che abbiamo posizionato. Adesso facciamo la stessa cosa con le altre, quindi in questo caso, ad esempio, abbiamo questa,
facciamo la stessa cosa. Allora, questo è il dritto del mio lavoro perché ho chiuso con le catenelle, come vedete, quindi mi sposto da questa parte e allora questo è il dritto, quindi vado a posizionare in questo modo il filo è qua, quindi giro un attimo il lavoro e cuciamo. Allora ve lo faccio vedere da questa parte. Allora in questo caso è posizionato così, quindi tolgo questo. Allora il filo è qua. Allora questa è la mia prima catenella, non vado qui ma vado nella seconda, quindi entro nella seconda, ritorno nella prima ed esco nella terza. In questo modo entro nella prima dove c'è il filo, esco nell'ultima adesso ho perso quindi in questo caso entro prima del filo ed esco dopo il filo, giro il lavoro e vado praticamente a bloccare il filo, lo nascondiamo e taglio. E anche questo è stato cucito ed esce praticamente perfetto. Quindi togliamo qua e facciamo la stessa cosa per l'altra parte, cioè per questi, quindi sia per questo che per questo. Ci vediamo a lavoro terminato. Bene, il nostro gilet con le cinte è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!